Sono Franco Pepe e ci troviamo a Caiazzo, questo piccolo paesino della provincia di Caserta, qui a Pepingrani, una pizzeria nel centro storico di Caiazzo. Un progetto partito da lontano, io rappresento la terza generazione di panificatori, mio nonno ha iniziato negli anni 30, poi con papà negli anni 40-50 hanno panificato e fino agli anni 50 hanno iniziato a fare la pizza. Io sono nato pochi anni dopo, sono cresciuto in quella pizzeria di papà e ho ascoltato papà, ho visto papà, ho ammirato papà e quindi ho trasportato in me tutti gli insegnamenti di mio padre e oggi mi trovo qui con questo nuovo progetto che ha solo 4 anni, Pepingrani. Nel 2012 ho messo vicino un tavolo dei contadini che mi hanno dato dei prodotti spontaneamente. Io ho detto seguitemi, cerchiamo di fare un lavoro serio, costruttivo. Dopo 4 anni questi contadini sono diventati aziende agricole che vendono i loro prodotti sulla mia pizza. Io metto un territorio, l'eccellenza di un territorio sulla mia pizza e la faccio viaggiare sia in Italia che all'estero. Io sono un pizzaiolo e sono un artigiano. Ho creato una squadra con l'agronomo, i nutrizionisti, dove tutti insieme, ai contadini, ai miei produttori, cerchiamo di dare un prodotto non solo buono ma sano. Quindi il passaggio dal buono a sano è una cosa importante e dobbiamo educare soprattutto le nuove generazioni a una cultura del palato, ai veri sapori. È un nostro impegno che io lo faccio attraverso la mia pizza. Un progetto molto bello è quello che abbiamo attuato su un territorio di 5 km². Con l'agronomo ci eravamo accorti che c'era un caseificio, c'era un frantoio, mancava un pomodoro e un frumento per coniugare i 4 elementi per la pizza. E dopo un lavoro fatto su una ricerca di alcuni semi, diciamo semi dimenticati, ma attraverso dei contadini custodi, abbiamo trovato un seme di un frumento del 38, che è la vecchia autonomia, mentre per quanto riguarda il pomodoro riccio abbiamo trovato un seme che è stato tramandato da generazione in generazione attraverso contadini custodi e che ci arriva dall'800. Il pomodoro riccio è un pomodoro importante, l'abbiamo fatto analizzare all'università, è ricco di polifenoli. Il frumento, dopo aver selezionato 52-53 semi diversi, di tipologie diverse di questo tipo di frumento e 2 anni di campi di sperimentazione, siamo riusciti a portarlo alla panificabilità della pizza. Quindi dopo 4 anni abbiamo coniugato la pizza in 5 km² con la farina, l'olio, la mozzarella e il pomodoro del posto. Io faccio parte di un gruppo di pizzaioli, di nuovi pizzaioli rispetto alla tradizione, dove cerca di incrementare le proprie idee attraverso la produzione della propria pizza. Cioè io sono stimolato dalla ricerca, da tutto ciò che è innovazione e cerco di metterlo tutto attraverso i lavori che faccio della mia pizza. Una pizza diversa dal passato. Noi dobbiamo attingere dalla tradizione, dal passato, le cose buone e poi trasportarle in chiave moderna in tutto ciò che oggi il progresso e la tecnologia ci dà. Oggi il pizzaiolo attraversa un momento importante dove da artigiano deve avere delle competenze importanti per poter dire nel piatto cosa c'è. Noi ce la mettiamo tutta perché il nostro lavoro è pianificato per questo tipo di obiettivo. Perché oggi la gente viene qua, vuole venire a mangiare la mia pizza, ma vuole conoscere la mia pizza, vuole che gli sia raccontata la sua pizza e vuole capire gli ingredienti della mia pizza. L'impasto a mano per me è un'indicazione, un qualcosa che ci arriva dalla tradizione, soprattutto dalla mia famiglia, quella della percezione sensoriale dell'impasto, l'approccio sensoriale e il saper fare dell'uomo. È la prima cosa che chiunque pizzaiolo si cimenta in questo lavoro deve saper fare. Poi ci dobbiamo affidare con tanto interesse a tutto ciò che è tecnologia e progresso. Infatti oggi oltre a cuocere la pizza con questo forno a legna riesco a cuocerlo pure con un forno elettrico. Oltre a fare l'impasto a mano riesco a farlo pure con l'impastatrice, sto facendo uno studio sull'impastatrice con dei sensori. Oggi bisogna farsi contaminare delle idee, però cercare di non abbandonare tutto ciò che la tradizione ci ha dato e quindi saper fare un impasto a mano per me è una cosa importante. Io diciamo in questi 4 anni che cosa ho fatto? Ho cercato di trattenere l'artigianalità di questo prodotto, della mia pizza, con l'impasto a mano. Ho cercato di fare in modo che l'impasto a mano non ero rivolto solo a pochi numeri,
pensa che oggi riusciamo a fare impasti a mano ci sono tanti impasti diversificati giornalieri che riusciamo a coprire anche 700-800 pizze per una serata. Quindi voglio dire, riprodurre una tipologia di lavoro che ti permette di fare un qualcosa di artigianale in numeri quasi industriali è una cosa molto bella. Vi aspetto a Caiazzo, in questo piccolo paesino con un bellissimo centro storico. Ci sono tanti vicoletti da visitare, poi c'è la pizzeria Pepin Grani in un vicoletto via San Giovanni Battista per gustare la mia pizza. Vi aspetto!